Volevo chiamare questo video il caso dell'uomo di Somerton, il mistero svelato, ma mi sono reso conto che le nuove scoperte fatte da pochissimo nel 2022 non risolvono completamente l'enigma, anzi, da un certo punto di vista lo allargano ancora di più, ma questo lo scoprirete soltanto seguendo tutto il video fino alla fine. Prima di cominciare ricordo alla metà di voi che ancora non è iscritta che il tasto iscriviti è proprio qui sotto. Basta cliccarlo e sosterrete il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie mille. Il caso dell'uomo di Somerton, conosciuto anche come Tamam Shud, è uno dei misteri più strani e affascinanti per appassionati del genere del secondo dopoguerra. La storia inizia con un episodio che potrebbe apparire banale come tanti altri delitti. La mattina del 1° dicembre del 1948 un corpo viene visto steso sulla spiaggia vicino a Somerton Glenelg in Australia. Una coppia afferma di aver visto quella persona sulla spiaggia dalla sera prima, che avesse cambiato posizione e che sembrasse praticamente morto, dato che non reagiva ai moscerini che gli ronzavano attorno. Poi un'altra coppia lo vede alzare un braccio che gli cade appeso morto su un lato e via via diverse persone lo notano, ma nessuno si fa avanti. La mattina seguente l'uomo è ancora lì, si crea una piccola folla attorno e viene chiamata la polizia. Il corpo è sdraiato sulla schiena, come addormentato. Il braccio destro è piegato e quello sinistro disteso a lato. Il cadavere è ben vestito, strano per essere sulla spiaggia, e, fatto curioso, nel 1948 non c'è traccia del cappello. Ha una sigaretta intera sull'orecchio destro e una a metà sul colletto della camicia. Per il resto appare una persona come tante altre, eccezion fatta per l'abbigliamento, eccessivamente pesante visto che il 1° dicembre in Australia è già estate, e con alcuni oggetti personali addosso, tra cui un biglietto del treno e uno dell'autobus. Il corpo viene trasportato all'ufficio del medico legale e si scopre che tutte le etichette dei vestiti erano state rimosse, particolare che lascia il cadavere privo di indizi in grado di svelarne l'identità. Visto che la vittima non viene riconosciuta, viene creato un calco in gesso e il cadavere imbalsamato, la prima volta che in Australia si fa un'operazione del genere. Il medico che effettua l'autopsia afferma che lo stato di salute dell'uomo prima della morte era ottimo. Lo sconosciuto è alto più o meno 1,80 m, fra i 40 e i 45 anni, ha i muscoli dei polpacci molto sviluppati, come un danzatore classico o un podista. Alcuni organi interni sono in condizioni però anomale, come la milza, che è grande 3 volte il normale, e il fegato, che è pieno di sangue, oltre a diverse ulcere che si notano nell'esofago. Il medico legale fa l'ipotesi che sia stato avvelenato con dei barbiturici o qualcosa di simile, ma il rapporto tossicologico non mostra tracce di sostanze tossiche e il medico legale è costretto a concludere che la morte è dovuta a una sostanza sconosciuta. In realtà, ma verrà fuori molto dopo, l'uomo era stato avvelenato con del digitale, un particolare che non venne svelato, perché si temeva che il sistema potesse essere usato da altri, visto che il veleno si trovava in vendita un po' ovunque in quel periodo. La polizia diffonde la notizia del ritrovamento del corpo, fa una prima ipotesi sull'identità dell'uomo, che viene indicato in E.C. Johnson, ma questi si presenta al commissariato vivo e si riparte da capo. La seconda identità indiziata è quella di Robert Walsh, un taglialegna di 63 anni che è sparito diverso tempo prima e del quale non si sa più nulla. Sembra la pista giusta, ma alla fine la donna che all'inizio l'aveva riconosciuto afferma che non può essere lui. Si riparte con le ipotesi, ma nessuna porta a nulla, saranno più di 200 alla fine. La polizia pensa che si tratti di un omicidio come tanti, ma viene ritrovato un piccolo pezzo di carta con scritta la frase Tamam Shud, che significa finito o concluso in persiano, in una tasca nascosta nei pantaloni dell'uomo, chiusa con un filo arancione. Gli investigatori scoprono che la frase proveniva dall'ultima pagina del Rubaiyat, una raccolta di poesie persiane dell'XI secolo, e quella frase appunto significa la fine, conclusione. Del libro però non c'è traccia. Una curiosità storica: la dicitura corretta è Tamam Shud, ma sin dal 1948 nei media occidentali viene riportato Taman Shud, un caso di errore ripetuto sin dagli albori della vicenda. Un testimone rimasto anonimo aiuta la polizia a trovare il volume dal quale proviene il pezzettino di carta, libro che aggiunge un ulteriore tassello a un puzzle già intricatissimo.
L'uomo aveva trovato il libro, un'edizione rarissima, risalente a quasi un secolo prima, tradotta da Edward Fitzgerald, sul sedile posteriore della propria auto, parcheggiata a Glenelg circa a metà novembre, 15 giorni prima del ritrovamento del corpo. Il resto del libro riportava un numero di telefono australiano, un numero sconosciuto e una sequenza di 5 righe di testo che sembravano essere un codice segreto. Adesso le vediamo qui. Il mistero è già fittissimo. Qualche giorno dopo il ritrovamento del cadavere, a gennaio del 1949, gli investigatori australiani scoprono una valigia in un guardaroba pubblico presso la stazione di Adelaide. La valigia contiene diversi oggetti, fra cui alcuni capi d'abbigliamento compatibili con il defunto, forbice, attrezzatura da toeletta, matite, penne, coltelli e soprattutto lo stesso filo usato per cucire la tasca dei pantaloni dove era stato trovato il biglietto Tamam Shud. La valigia è certamente dell'uomo di Somerton. Gli abiti però hanno a loro volta le etichette con il nome tagliate, a parte una cravatta, una sacca portabiancheria e una canottiera. Il nome scritto è T. Kin. Lo dico da subito, non è il nome dell'uomo di Somerton, ma teniamolo a mente perché ci sarà utile fra qualche minuto. T. Kin. La valigia è di fattura statunitense, quindi l'uomo poteva averla acquistata dagli Stati Uniti o da qualcuno che l'avesse comprata là, ancora non esistevano gli e-commerce come oggi. La polizia conclude che l'uomo di Somerton era arrivato alla stazione di Adelaide da un'altra, non si sa quale di preciso, forse Melbourne, si era fatto una doccia e rasato nei bagni pubblici, poi era tornato alla stazione. Non aveva preso il treno, per il quale aveva un biglietto, non sapremo mai perché. Aveva lasciato il bagaglio al deposito e aveva preso un autobus per Glenelg e poi lì alla fine è morto ed è stato trovato sulla spiaggia. L'unica connessione dell'uomo di Somerton con un'altra persona è il numero di telefono nel retro del libro Rubaiyat che appartiene a una donna, l'infermiera Jessica Thompson. La Thompson, il cui cognome è quello da sposata, che inizia a portare solo dal 1950, abita a Mosley Street, a Glenelg, il posto dove era stato trovato il libro qualche tempo prima dell'omicidio, e accanto alla spiaggia dove era stato trovato il corpo. Saranno 400 metri a esagerare. Solo che lei nega di conoscere la persona trovata sulla spiaggia. Un testimone che osserva il processo di identificazione del corpo, le fanno vedere il calco in gesso, svela però uno strano particolare. Quando gli investigatori le mostrano il calco, lei quasi sviene, mentre un altro testimone dice che lo guarda un secondo e poi volta lo sguardo altrove, come se fosse inorridita. Gli indizi riguardo il coinvolgimento della Thompson, o meglio della Powell, che è il suo cognome da nubile, sono tantissimi. Jessica Powell aveva avuto un figlio nel 1947 che lei affermava essere del futuro marito, Prosper Thompson. Il bambino rivela in seguito un'ipodontia e una particolare conformazione delle orecchie, identiche a quelle dell'uomo di Somerton, una probabilità verificabile in un caso su qualche milione, la coppia di queste due caratteristiche morfologiche. Un giudice australiano nel 2011 nega il permesso per l'esumazione del cadavere di Robin Thompson, morto nel 2009, e quindi oggi non possiamo ancora sapere se l'uomo di Somerton fosse suo padre. La Powell afferma che durante la guerra aveva posseduto una copia del Rubaiyat, ma che l'aveva data a un uomo di nome Alfred Boxall, il quale però si dimostra del tutto estraneo alla vicenda, ma lo vedremo dopo. La donna afferma di aver conosciuto Boxall nel 1945, poi nel 1947 gli aveva comunicato che si era sposata, ma nel 1948 qualcuno era andato a cercarla a casa, questo lo riporta un vicino della donna. Naturalmente anche quest'uomo che la cercava rimane non identificato e non è detto che fosse Boxall. Altro indizio. La Powell conosce il russo, una cultura linguistica assai strana per quel periodo per una donna che faceva l'infermiera in Australia. Ottiene il completo silenzio stampa sul proprio nome, viene rivelato solo nel 2013, 9 anni fa, e i particolari del suo coinvolgimento sono emersi solo più di mezzo secolo dopo. Kate Thompson, figlia naturale di Jessica e del marito, afferma che la madre gli avesse confessato di aver mentito alla polizia e di conoscere l'identità dell'uomo di Somerton e che era conosciuta anche a livelli molto più alti rispetto al commissariato australiano. Chiudo il capitolo con i dati su Jessica Thompson.
La signora viene intervistata un'ultima volta nel 2002 da Gerald Feltus, un investigatore in pensione, ma rimane sempre elusiva e chiede di non essere associata al caso dell'uomo di Somerton. Muore nel 2007 e porta con sé tanti segreti, anche solo familiari, sia chiaro, che soltanto lei poteva conoscere. Giunti a questo punto, faccio qualche ragionamento con voi a mente aperta. Potrebbe essersi trattato di una spia sovietica. L'uomo potrebbe essersi suicidato in seguito a un incontro finito male con l'amante Jessica Thompson. Potrebbe essere stata l'infermiera, l'esecutrice materiale del delitto, magari proprio di quel Boxall con cui aveva avuto una fugace relazione. Oppure potrebbe essere stata una testimone messa a tacere con la minaccia per la sua vita. O forse nessuna di queste ipotesi, ma solo un'infinita serie di coincidenze. La prima che si può sfatare è l'ipotesi Boxall, perché questi viene trovato vivo e vegeto con la sua copia del Rubaiyat presso il deposito di autobus in cui lavorava. Non aveva la minima idea di essere stato associato al caso dell'uomo di Somerton e naturalmente nulla c'entra con il delitto. L'ipotesi che invece prende maggior piede è quella che l'uomo di Somerton fosse una spia sovietica. Lui e la Thompson avrebbero avuto una relazione dal quale sarebbe nato il figlio Robin, poi riconosciuto dal marito legittimo della donna, e che il misterioso uomo della spiaggia di Adelaide a un certo punto venga fatto fuori, chissà perché, chissà da chi. Fra l'altro, particolare non irrilevante, 3 mesi prima era stato avvelenato in Australia Harry Dexter White, membro del Dipartimento del Tesoro statunitense, che si ritiene potesse essere un infiltrato per conto dell'Unione Sovietica all'interno del progetto Venona, una rete di spionaggio statunitense e inglese che operò dal 1943 al 1980 con l'intento di carpire segreti all'Unione Sovietica. Anche White viene avvelenato con il digitale, lo stesso veleno che uccide l'uomo trovato ad Adelaide. La conclusione della spia sovietica sembra la più logica perché anche la figlia di Jessica e Prosper Thompson, Kate, durante un'intervista televisiva afferma che la madre sapesse chi fosse l'uomo sconosciuto e che non avesse mai rivelato la sua identità per il timore delle conseguenze. La moglie di Robin, il figlio di Jessica, dice che è convinta che l'uomo di Somerton fosse suo padre naturale, ma la sorella non ha ancora acconsentito all'esumazione del cadavere. Questo è quel che sapevamo fino a pochissimo tempo fa, ma ci sono nuovi, recentissimi sviluppi. Nell'agosto del 2022 sono stati pubblicati i risultati di una nuova, sorprendente ricerca firmata da Derek Abbott dell'Università di Adelaide e da Colleen Fitzpatrick, nota genealogista statunitense specializzata in casi irrisolti. Il cadavere dell'uomo di Somerton è stato riesumato nel 2021 dalle autorità australiane. I risultati delle indagini della polizia australiana sono ancora in attesa di essere pubblicati, ma quelli di Abbott e Fitzpatrick sono già disponibili. I ricercatori hanno ricostruito un albero genealogico dell'uomo di Somerton grazie ad alcuni capelli e sono stati in grado di rintracciare un lontano cugino da parte di padre dell'uomo misterioso. Con questa piccola traccia si è messo insieme un pool di parenti alla lontana comprendente 4.000 persone. Sono stati rintracciati i parenti ancora in vita dell'uomo e si è ristretto il campo delle ipotesi a un solo indiziato, un ingegnere elettrotecnico di nome Carl Webb, del quale non esiste un certificato di morte. Sembra che Carl Webb fosse nato a Melbourne nel 1905, che avesse 6 fratelli e sorelle e che avesse sposato Dorothy Robertson e che con lei si fosse stabilito ad Adelaide. Una delle sorelle di Carl Webb era sposata con tale Thomas Keane, il nome trovato sui vestiti della valigia alla stazione. Webb era un appassionato di cavalli e le scritte trovate nel retro del libro potrebbero essere dei riferimenti ai nomi dei vincenti di chissà quali corse. Nell'attesa della pubblicazione dei risultati della polizia australiana, quella di Carl Webb è l'identità più probabile attribuita all'uomo di Somerton, anche se non chiarisce né le cause della morte né le sue circostanze. Rimane oscuro il motivo per il quale la moglie di Webb non abbia riconosciuto il corpo e neanche perché nessun parente abbia fatto lo stesso, né si sia fatta avanti per sporgere denuncia di sparizione.
Arrivati a questo punto, con l'identità di Webb data ormai come la più probabile e attendibile, la polizia australiana deve solo confermarla, rimangono molte questioni aperte. L'uomo era una spia sovietica? È lui il padre naturale di Robin Thompson? E perché Jessica ha negato di averlo conosciuto per oltre mezzo secolo? La risposta a un interrogativo sarà svelata quando e se il corpo di Robin verrà esumato. Ma forse non sapremo mai chi fosse davvero Carl Webb e se si trattasse proprio di una spia sovietica oppure di una persona qualunque. A mio parere, sulla sua identità non ci sono più dubbi, ma penso anche che il signor Webb fosse davvero coinvolto in attività parallele a quelle del suo mestiere, perché altrimenti non si spiegherebbe il motivo per il quale i suoi tanti parenti, la moglie, i conoscenti non si siano fatti avanti per riconoscerlo. Voi che ne pensate? Avete qualche altra tesi? Naturalmente lasciatelo scritto qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video.